Questo parcheggio è dedicato ai premi Nobel. Ci troviamo infatti a Berkeley, università californiana ritenuta da molti la migliore università pubblica del mondo. Se uno vuole farsi qualche selfie con i premi Nobel, fa la posta qua su questa panchina e dice voglio fare un progetto con te. Masayoshi Son, fondatore di SoftBank, con un patrimonio decamilionario, è un ex studente di Berkeley. Così come il fondatore di DoorDash, anche lui miliardario. Storicamente George Moore, che lo dico a fare, miliardario, ma celeberrimo per la famosissima legge di Moore, nonché fondatore di Intel. Tra gli italiani Emilio Segre, un italiano che insieme a Fermi ha partecipato al progetto Manhattan e che ha praticamente sempre studiato a Berkeley, e proprio là nel 1955 ha scoperto l'antiprotone. Questo gli valse il Nobel, e in generale Berkeley è proprio diventata famosa in quegli anni per la qualità degli studi in chimica, in fisica e nelle scienze in generale. In questo video vi mostro il campus e parlo con due italiani che mi raccontano la loro storia, Carlo e Matteo, entrambi due dottorandi. Io mi chiamo Carlo Bosio, sono un PhD student qua a Berkeley, vengo da Pisa e mi occupo di robotica. Ciao ragazzi, io sono Matteo, studio Deep Learning, faccio AI a Berkeley, siciliano, secondo anno di PhD qui a Berkeley. Loro due in questo video non solo mi raccontano la loro vita all'università, ma danno anche tanti consigli ai ragazzi che si vogliono realizzare e vogliono studiare all'estero. Infatti c'è il mito che per fare questa esperienza servono per forza un sacco di soldi, e invece loro due, entrambi, sono là non solo gratuitamente ma anche pagati dall'università, e il loro lavoro in questo momento. Cioè il tuo professore sta pagando la mia tuition e il mio stipendio. Tutti i professori pagano sia tuition che stipendio. Io ho uno stipendio che varia anche lì in base al dipartimento. Io sono al dipartimento di Computer Science, Carlo è al dipartimento di Mechanical Engineering. Io sto insegnando una classe, il netto è 2,7. In generale diciamo io direi una media di $3.000 al mese. Anche perché c'è da dire che Berkeley, anche se è un'università pubblica, in realtà è a pagamento, costa come quelle private americane. È pubblica all'americana. Gli studenti in state, quindi California, pagano meno tuition. Non è pubblica nel senso italiano, che è davvero pubblica. È come se la Sapienza, solo perché abita nel Lazio, fosse metà prezzo. Secondo me full tuition è tipo 60-70 mila l'anno, half tuition è 30-35 mila. Io sono stato anche all'MIT, ad Harvard, e ho deciso di continuare questa serie sulle migliori università del mondo perché Berkeley è veramente pazzesca. E a differenza di Stanford, che è a pochi passi da Berkeley, gli studenti di questa università sono famosi per essere attivi politicamente. Infatti proprio negli anni 60 il movimento del free speech, cioè della libertà d'espressione, è nato proprio a Berkeley. E tra l'altro il Californio e il Berkelio si chiamano così perché sono stati scoperti a Berkeley, appunto Università della California, e quindi California, e Berkelio per Berkeley. Assurdo, no? Bene, iniziamo con il tour. Qui ci troviamo leggermente off campus, alle porte di Berkeley Way West, che è il palazzo che ospita il Berkeley AI Research, Dove si studia AI. e qui sono tutti i dipartimenti che ci sono in questo palazzo. Berkeley è l'università pubblica migliore d'America, Forse anche migliore del mondo. migliore del mondo. Ma cosa fanno? Qua fanno ricerca in AI. Non posso riprendere tutto perché alcune cose sono off limits. In questo momento siamo accanto a una stanza dove ci sono le persone più importanti del mondo in AI, tra cui Jitendra Malik e Josh Tenenbaum. E ci siamo appena passati davanti. Dietro di noi guardare l'ufficio del professor Stuart Russell, che è il professore che ha scritto il libro più letto in AI del mondo. Stuart Russell. Purtroppo non ho potuto riprendere tutti gli uffici che c'erano. Ho ripreso una targhetta di un professore che mi dicevi si è occupato dei bracci meccanici di Amazon. Abbiamo visto da fuori il laboratorio di Ken Goldberg, che è un professore molto famoso di robotica, famoso per manipulation, quindi appunto bracci roboti che afferrano oggetti e li muovono in giro. A questo piano che mi avete fatto vedere c'è la creme della scienza sui temi che in questo momento sono i più attuali al mondo: AI e robotica. C'è gente che collabora con le più grandi aziende, alcuni di noi sono funded da queste aziende. L'anno scorso tipo parte del mio dottorato è stato pagato da Meta, a volte ci paga direttamente l'università, a volte noi vinciamo delle collaborazioni, dei grant con delle aziende, collaboriamo direttamente con loro su temi tipo robotica come Carlo, oppure learning. Io ho fatto Natural Language Processing, quindi LLM. State studiando al centro del mondo. Dopodiché ci siamo diretti verso il Palazzo di Genomica, costruito in onore di Jennifer Doudna, che ha vinto il Nobel per aver inventato CRISPR, un'invenzione che permette di modificare il DNA annualmente. Ci sono un sacco di video su YouTube a riguardo, è fighissimo. Ha vinto il premio Nobel per aver inventato CRISPR, che è delle invenzioni migliori al mondo. Non si può entrare però, andiamo avanti. Ora siamo all'Ikashin Center. Questo è il campus, là fuori. Ora stanno preparando. Qua questa porta in poi siamo ufficialmente sul campus di Berkeley. Ok. Quindi il campus è un'area all'interno della città e la città è costruita intorno al campus. Non so se il campus è costruito dentro la città o viceversa, però il campus è in mezzo alla città. E tutti questi palazzi hanno dei nomi strani semplicemente perché sono i nomi dei ricconi che hanno pagato per farle costruire, hanno donato all'università. Quindi questo signore Ikashin sarà un donatore che ha donato per far costruire il palazzo. Marcello è stato molto fortunato perché è un periodo molto interessante. Questo qua ci sono i ciliegi in fiore, ci sono anche le graduation, quindi adesso magari incontreremo qualcuno che fa le fotografie della graduation. È fantastico.
Lui sta facendo la foto della graduation, anche se probabilmente non è ancora graduato. Non esiste la scaramanzia a Berkeley. Ok, il campus vero e proprio, con questo sole che sta uscendo, è veramente bello. Mentre camminiamo, raccontami un po' la tua backstory. Com'è che sei finito qua a fare ricerca a Berkeley? Poi sono finito qua, ho iniziato la mia carriera accademica a Pisa. La normale di Pisa? Ho fatto il Sant'Anna. Il Sant'Anna. Che è molto meglio. Poi sono venuto in realtà in California per fare la mia tesi magistrale, che ero a Stanford, e poi per coincidenze varie sono finito a Berkeley a fare il PhD. Come funziona per il dottorato? Cioè tu hai i tuoi posti dei sogni dove vorresti fare il dottorato e fai richiesta? Sì, devi fare domanda. La domanda di dottorato, abbastanza classica in America, abbastanza standard, si basa su uno statement of purpose in cui racconti cosa vuoi fare, ma anche elementi della tua storia, della tua personalità. In particolare a Berkeley in realtà devi fare due statement, no? Fare statement of purpose e personal history statement. Quindi lì davvero puoi far trasparire che tipo di persona sei. C'è una fee di $100 più o meno. Ok, quindi non puoi farlo per 100 quindi università. non fai un 100 università. Se no sono $10.000. Esatto. Quindi no, io ho applicato per qualche università e mi hanno preso a Berkeley. Personalmente era anche il mio posto preferito in cui volevo venire. Sono siciliano, ho studiato a Torino, ho fatto il Politecnico di Torino. Poi mi sono spostato in Francia per una doppia laurea con Telecom Paris, che è una scuola francese. Durante la pandemia ho deciso di venire negli Stati Uniti a fare la tesi, è stato un po' complicato viaggiare. Ho fatto la tesi qui a Berkeley, appunto come Carlo, poi abbiamo applicato in diverse università. In America in realtà non troppe, mi hanno preso un po' in Europa, un po' qui. E la tua preferita era questa? La mia preferita, ho deciso di cambiare vita e attraversare l'oceano a Berkeley. Cosa abbiamo appena visto? Ho visto il palazzo Scienze Naturali, per me una notte al museo dentro Berkeley, dinosauri, triceratopi. E si studia scienze naturali? In realtà questa qua è una grande libreria. Ah, una libreria gigante. Sì, bello. Quindi è proprio una sorta di museo. Stiamo entrando nella libreria di Berkeley, qua nel punto centrale del campus. Dov'è che siamo? Siamo a Bancroft Library ed è la libreria più grande che c'è a Berkeley. In realtà in questo palazzo ci sono altre sub-libraries. Questa è meravigliosa, sembra di stare veramente in Harry Potter. Allora, qua siamo davanti al palazzo che ospita l'ufficio del presidente della University of California. Una cosa interessante da sapere di Berkeley ed in generale della University of California, che è un sistema in California, è che gli studenti sono molto attivi anche politicamente, no? L'anno scorso, anzi 2022, c'è stato uno strike, uno sciopero enorme, e la gente è venuta qua e ha occupato questo palazzo per più giorni consecutivi. Com'è la situazione politica qua a Berkeley? È un po' tesa, specialmente in questi giorni. Adesso vedremo l'accampamento con le tende a Suthergate, però con la questione Israele-Palestina un po' tesa. Cos'è Suthergate? Dove siamo? Siamo a Suthergate, è uno dei posti emblematici del Berkeley. La cosa più notevole da dire è che in questo posto è stata la nascita del free speech movement negli anni 60. Là abbiamo l'orso che è il simbolo di Berkeley. In generale è un po' un simbolo della California. Sulla bandiera della California. Abbiamo fatto un giro anche allo store qua di Berkeley e sono preso la felpa necessario. Qui è il palazzo della School of Information e fanno ricerca sui deepfakes, quindi tutta la parte di digital forensic, audio generati da AI, quindi diciamo in between journalism e AI. Un'altra cosa molto interessante, qui vediamo il campanile, è il tempo a Berkeley. Esiste la Berkeley Time, quindi tutte le lezioni cominciano 10 minuti in ritardo, quindi qui quando ci si incontra alle 12, in realtà ci si incontra alle 12 Berkeley Time, sarebbero le 12:10. E perché? Perché qui noi ci spostiamo tra gli edifici un sacco e quindi per passare da west a east, Possono 10 minuti. Quanto costa questa università, considerando che in realtà sarebbe pubblica? Ci sono varie fasce di prezzo in base a quello che fai. Se sei undergrad, quindi dal primo al quarto anno, ci sono parecchie borse di studio. Secondo me full tuition è tipo 60-70 mila l'anno, half tuition è 30-35 mila. Molti studenti sono appunto con delle fellowship che sono pagati da vari donors. C'è chi arriva qui a Berkeley e paga zero tuition. Per i dottorandi invece vale la stessa cosa, ti paga full tuition, a meno che non sia americani, però fino al qualifying exam. Dopodiché c'è un waiver per cui tu puoi pagare la tuition di un resident. Ah, cioè il tuo professore sta pagando la mia tuition e il mio stipendio. Sì. Che bravo questo professore. Cioè funziona così, il professore si occupa di pagare per i dottorandi che vengono. Sì, tutti i professori pagano sia tuition che stipendio. E che gli torna al professore? Paper? Lavoro? Sì. Lo stipendio varia in base anche a quello che fai durante l'anno. Per esempio in questo momento io sto insegnando una classe. In generale diciamo io direi una media di $3.000 al mese. E vi basta per campare qua? Sì, si vive bene. D'affitto si paga tanto qua? Io onestamente il primo anno pagavo di più, adesso con lo stipendio si vive anche abbastanza bene. Però di affitto io pago, io sono in una situazione un po' particolare, molto Berkeley. Io pago 1.300 al mese, però col cibo incluso. Io pago intorno ai 1.600 al mese, housing, un mio appartamento. Ok, quindi ti rimangono tra i 1.000 e i
4 da poter spendere. 4 tra cibo, vacanza. Vabbè, è fattibile. Sì, non è male. Quindi questi dottorandi a Berkeley studiano, ricercano, vengono pagati, vivono la vita dell'università, incontrano un sacco di gente e in più, tra tutte le cose, hanno anche il wifi, la cosa migliore in assoluto. Wifi a cui io mi sono connesso per lavorare là da Berkeley, ma non prima di aver acceso la mia VPN con NordVPN, che sostiene il mio canale da un sacco di tempo e che ha reso possibile questo video. Con loro ho fatto un sacco di video, anche uno in cui entro nell'azienda, vi invito a guardarlo. NordVPN è il mio alleato per quando viaggio, specialmente adesso è utile per prenotare le vacanze, infatti potete confrontare i prezzi utilizzandola, localizzandovi in varie parti del mondo. In vacanza vi permette di non perdervi le vostre serie TV o le vostre partite o addirittura le Olimpiadi che ci saranno questo luglio e vi permette di navigare in sicurezza tutte le volte che vi collegate wifi pubblici. Inoltre, se avete una piccola azienda potete richiedere la fattura. Quindi in descrizione vi lascio il link, che è sempre il link con l'offerta migliore. È uno sconto sui piani biennali più 4 mesi extra appunto sui piani biennali. Ricordo che ogni acquisto chiaramente supporta il mio canale, perché NordVPN rende possibili i miei video sponsorizzando il mio canale. Tra l'altro questa volta avete anche l'offerta con 20 giga gratis su Saily. Saily è l'app che vi permette di comprare eSIM sul vostro telefono, l'ho utilizzata proprio per andare in America e ha funzionato benissimo ed è perfetta per i vostri viaggi di quest'estate. Bene, torniamo a Berkeley. Voi la vita da dottorandi, cosa fate? I primi anni si fanno tanti corsi. Voi studiate anche, oltre che studiamo anche. poi voi studiate, fate ricerca e assistete ai professori. Sì, per prendere un dottorato tu devi fare un certo numero di crediti e quindi ci sono proprio dei corsi che tu devi fare. La cosa bella è che è molto flessibile, puoi scegliere quello che ti interessa. E quindi cosa state studiando voi? In questo momento sto facendo tipo un corso di Deep Unsupervised Learning con un professore molto famoso, Peter Appeal. Facciamo dei corsi che servono appunto per verticalizzarci nel nostro tema, nella nostra tematica di ricerca. Poi dobbiamo passare anche una serie di esami durante la nostra carriera di dottorato, quindi un esame preliminare quando arriviamo qua, poi un esame che è molto più sulla nostra tesi di dottorato, i QOS che stava dicendo Carlo. Dopo cui si può pagare metà tuition. Cosa volete fare dopo? Una bella domanda, è molto facile cambiare idea, soprattutto in un ambiente del genere in cui c'è un sacco di fermento su qualsiasi cosa sia hot nel momento. Adesso si parla tanto di AI, si parla tanto di big companies che fanno ricerca, c'è una cosa molto popolare ultimamente è andare a fare ricerca in aziende. Sì, per OpenAI, per Meta. Esatto, big tech. No? Un'altra cosa di cui si parla tanto in questo posto qua è entrepreneurship, è startup. Certo, qua nasce una startup al giorno. Anzi, mi sto facendo un po' di giri a San Francisco in questi giorni. Sono tutti funder. Cioè, cosa fai? Io ho finito questa cosa. Su cosa lavori? Su AI. La domanda più che va molto di moda è qui: what's your research topic? Ok. E qui è tutto molto su dentro il campus, è tutto di cosa ti occupi, chi è il tuo advisor, che ricerca fai. Le relazioni con le altre persone come sono? Dal mio punto di vista almeno sono leggermente più distanti di come potrebbero essere in Italia. Quello che ho notato è che è molto possibile e non troppo difficile avere una vita sociale molto attiva, però ci vuole un po' più di sforzo secondo me rispetto a uscire la sera per le strade. Insomma, ecco. Amicizie profonde le avete fatte oppure è tutto molto superficiale? Sì, amicizie profonde sì, magari ci è voluto un po' di tempo per assestarsi all'inizio, però sai, quello è anche dovuto un po' al cambio di vita. Però amicizie profonde sì. La vita è molto indoor qua, quindi si fa tutto molto dentro, si fa la birra con gli amici dentro, a casa, nelle varie housing, apartments. Avete conosciuto gente pazzesca in questa vostra esperienza? Ho conosciuto gente pazzesca dal punto di vista di accomplishments, diciamo. Per esempio, un po' di tempo fa sono andato a questo pranzo random con un venture capitalist miliardario, Vinod Khosla, che è uno dei venture capitalist più successful, che è stata una cosa molto random. Però devo dire, io personalmente ho varie persone in mente che mi impressionano molto, non perché sono accomplished already, ma perché le vedo Che arriveranno. che arriveranno e come vorrei essere io. Alcuni dei amici dottorandi? Esempi Ok. da seguire, onestamente sì. Quella stanza che abbiamo visto un po' blurry, c'erano delle persone, io ho letto gli articoli quando ero più giovane. E voi gli potete rompere le scatole, puoi andare là e fargli ehi, mi dai una mano? Alcuni sì, alcuni sono molto accessibili. In realtà molti di questi professori hanno appunto dei gruppi di ricerca molto grandi e sono estremamente impegnati. Molte delle lezioni che si fanno a Berkeley poi sono pubbliche, che si possono guardare su YouTube. Quindi la mia esperienza è stata 2 o 3 anni fa guardare delle video lezioni su YouTube e poi venire qua e guardare la lezione in presenza. È come conoscere il proprio youtuber preferito. Adesso saliamo sul campanile. Eccoci, siamo sul campanile e qua c'è la vista su tutto il campus. Campanile ispirato al campanile di Venezia. C'è una storia curiosa di questo campanile, che è che ogni anno una coppia di falchi pellegrini nidifica in cima da qualche parte. Ok. E ogni anno mettono una webcam che è possibile vedere su internet per far vedere al pubblico le uova di falco e poi i falchetti che iniziano a muoversi, andare in giro e poi che a un certo punto se ne vanno.
Sono tristi questi orsetti sotto qua. Si vergognano. Ci siamo presi una colazione, un po' di consigli per i ragazzi italiani che vogliono realizzarsi ma non sanno come accedere a questo mondo che spesso sembra lontanissimo, impossibile da raggiungere, anche per i costi. La mia esperienza è che devi farti vedere, devi cominciare a fare ricerca molto presto, manettare su internet per chi fa computer science, contribuire su progetti open source GitHub, o anche andare direttamente dai professori che piacciono di più all'università e chiedere come si fa ricerca, avete dei progetti aperti. Anche università italiane. Anche nelle università italiane, cioè noi tutte e due veniamo da università italiane, più o meno la traiettoria è stata più o meno simile. Abbiamo fatto ricerca durante la tesi, però a posteriori magari avremmo potuto più disturbare di più i nostri professori per cominciare a fare ricerca prima. È una cosa che negli Stati Uniti si fa molto, ragazzi molto giovani che cominciano a fare ricerca molto presto. Bisogna prepararsi secondo te per fare domanda a queste scuole? La mia preparazione è stata 3 mesi forse, ho cominciato a studiare dove volevo andare, chi fossero i professori che mi piacessero di più, tematiche di ricerca, poi bisogna preparare questi statement che sono una cosa molto importante e richiede molto tempo perché in qualche modo tu hai tanto tempo per dimostrare chi sei, quindi anche lì il linguaggio va molto studiato, ogni statement deve essere personalizzato in base all'università. Vorrei dire una cosa chiaramente, è che tutte queste realtà qua, che siano università prestigiose americane, europee, inglesi, svizzere, è che bisogna sapere che queste realtà sono accessibili. La cosa a cui stare attenti però è che appunto sono realtà che funzionano in modo diverso dalla nostra. Per esempio, io parlo della mia esperienza per il dottorato, in America durante l'undergrad c'è questa cultura per cui studiare non è l'unica cosa che conta anche molto parlare con professori, entrare in laboratori, fare internship, e quindi poi quando vai a fare domande di dottorato queste sono le cose a cui i professori e i comitati guardano. Certo. E se interessa entrare in queste realtà è importante cercare di iniziare a lavorare presto su queste cose qua. E secondo voi, per chi non ha 35.000 o 70.000 euro da spendere all'anno, quali sono le possibilità di farcela? Una scuola come questa o analoghe? La nostra esperienza è che tutti e due abbiamo cominciato a studiare in Italia e poi Senza 35.000 euro con le borse di studio, prendendo 30 all'università italiana in modo tale che ci fosse qualcuno che pagasse la nostra tuition. Dopo la triennale si può direttamente vedere se qualcuno applicare ai dottorati negli Stati Uniti, che sono delle opportunità che paga. Fate la triennale, siete molto bravi in Italia, che è grande. Fate il massimo che potete e poi fate domanda per i dottorati O per i master. Ha molto senso. Sì, e poi appunto io personalmente sono convinto che la formazione di base che ricevi in Italia sia molto più accademicamente valida rispetto a quella che puoi ricevere in altri sistemi, perché il nostro sistema funziona bene. L'idea è non studiare e basta, espandi i orizzonti, fai progetti, parla con professori, Lavora in estate, conosci persone. Onestamente è difficile perché l'università italiana prende Molto tempo. Eh sì, gli ingegneri del Politecnico quando dico queste cose sul canale mi criticano perché mi dicono non posso, studio ingegneria dalla mattina alla sera. anche nel tempo libero, magari la sera. L'analisi 1 è difficile, l'abbiamo fatta tutti. Però la sera dopo analisi 1 magari il ragazzo che ha la passione per AI può comprare un libro, cominciare a leggere, allargare i propri orizzonti. Un'altra soluzione figa che sto vedendo in questi giorni è che molti studenti che sono qua, Harvard, Stanford, Berkeley, non studiano qua ma magari sono con l'università italiana, sono diciamo ospitati dall'università in cui si trovano, così non devono pagare la tuition ma si trovano in questo contesto fantastico. Devo un esempio. Chiara, Ciao. raccontami cosa fai. Io faccio il dottorato in fisica a Poli a Milano Ok. e qua sono in visiting, quindi praticamente sono in un laboratorio qua e lavoro per loro. E non devi pagare la tuition. No, mi pagano loro. È fantastico. Questa è pure un'ottima soluzione. Come hai fatto? Come funziona? Devi chiedergli, ehi ragazzi mi fate... Sì, io gli ho mandato una mail, quindi proprio io gli ho scritto ciao, io faccio questo, stai interessata a lavorare nel tuo lab? E se il professore pensa che tu sei brillante, dice ma volentieri un ragazzo brillante. No, lui è stato molto simpatico, mi ha detto facciamo una call, mi ha fatto questa call e lui mi ha detto ok, figata, va bene, sono anche disposto a pagarti, vieni. E opportunità ci sono, dovete studiare però. Immagino che tu abbia studiato abbastanza. Che ho studiato tanto. Qual è la tua media al Poli? Beh, allora io mi sono laureata con 110, Basta, però ho vabbè. fatto schifo, no, ho fatto schifo in triennale, però vabbè, è stata una crescita. 110 però. Sì. Ok. Questo tour è stato veramente breve ma intenso. Questi due ragazzi sono pazzeschi. Hanno dimostrato come, senza essere ricchi, ma semplicemente essendo molto bravi e appassionati studiando, sono riusciti a raggiungere una realtà veramente d'eccellenza. Se non l'avete visto, vi consiglio di guardare i miei tour anche ad Harvard e a Stanford. In particolare quello a Stanford l'avevo registrato praticamente lo stesso giorno, perché si trovano veramente vicine fra di loro. Per cui fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. E vi ricordo che se non siete iscritti al canale dovete iscrivervi, così non vi perdete i prossimi video, magari anche nelle prossime università o nelle prossime aziende. Tanti di voi guardano i miei video e non sono iscritti. Ciao, ci vediamo con il prossimo video.